Ciao, sono Giacomo Rossi e sono un cantante e vocal coach. Oggi torno ad ascoltare So Young. Mi avete chiesto in tanti di ascoltare You Raise Me Up, un brano che conosco già. Sono andato a guardare il compositore originale perché non lo conoscevo. Io in realtà ho sempre sentito delle cover di questa canzone. È stato composto inizialmente dal duo Secret Garden, ma non ho mai ascoltato questa esibizione di So Young, quindi adesso andremo ad ascoltarla e analizzarla insieme. Prima di iniziare vi chiedo per favore di lasciare un like, iscrivervi al canale se volete supportarmi e se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati, come la possibilità di vedere in anticipo tutti i prossimi video che pubblicherò. Ringrazio anche lo sponsor di questo video, Superprof, magari ve ne parlo meglio dopo. Andiamo subito ad ascoltare So Young. When I'm down and all my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me.
Ok. Mamma mia, pazzesca. Ok, pazzesca, veramente incredibile, è stata una cosa eccezionale. Allora, ho voluto ascoltarla tutta prima di poter commentare, così non ho interrotto l'esibizione. Adesso andiamo un po' a dare diciamo, una visione d'insieme di tutto quello che è successo e poi magari andiamo nel dettaglio e analizziamo tutto quanto dal punto di vista tecnico. Allora, nell'insieme io devo dire che lei è incredibile, è un mostro di tecnica, fa queste cose difficilissime facendotele sembrare semplici, ok? Perché è totalmente padrona del suo strumento, può fare quello che vuole su quel palco con la sua voce, veramente incredibile, ha fatto delle cose difficilissime, tutti questi cambi di registro che fa continuamente, queste dinamiche che dà, questa interpretazione pazzesca e questa voce piena portata verso l'alto, con questi, possiamo chiamarli proprio belting, questi qui verso l'alto, poi dopo vi spiego meglio cosa intendo per belting, però veramente una cosa pazzesca. E la seconda cosa che mi ha colpito tantissimo è stato proprio l'arrangiamento. Mi avete detto voi nei commenti che tra l'altro lei è anche arrangiatrice, quindi è lei che orchestra tutti i brani che va a cantare, e questa rivisitazione di questo brano è veramente notevole perché sono state fatte proprio delle variazioni, ci sono dei cambi di tonalità, anche come sono state diciamo arrangiate le parti orchestrali e corali è una cosa incredibile. Dopo magari andiamo nel dettaglio ad analizzare queste cose. Allora, adesso io ripartirei da capo e andrei proprio ad andare nel dettaglio. Prima di riascoltarla, però, volevo ringraziare tantissimo lo sponsor di questo video. Rimanete con me, la mia analisi ripartirà tra un minuto. SuperProf è una piattaforma pazzesca che mette in relazione allievi e insegnanti con lo scopo di condividere competenze, passioni ed esperienze. Il servizio è attivo in oltre 45 paesi in tutto il mondo, con milioni di professori iscritti e attivi, decine di migliaia di allievi ogni giorno, in più di 2000 materie. Ti interessa un corso di canto? C'è! E troverai tanti insegnanti qualificati in base alla tua zona. E ci sono anch'io tra questi. Canto moderno, canto lirico, corsi di chitarra, elettrica, acustica classica, corsi di qualsiasi tipo a livello musicale e non solo, perché troverete professori di matematica, italiano, filosofia, ma anche corsi che vanno dal songwriting alle arti marziali. Qualsiasi cosa vi venga in mente su SuperProf c'è. E se vi iscrivete al sito con il mio link personale che trovate in descrizione, avrete diritto a un super sconto sul servizio. Se invece siete professionisti, potete iscrivervi gratuitamente sul portale e offrire le vostre lezioni. Inizia a super imparare con SuperProf. Bene, andiamo a riascoltare.
quello che mi colpisce di questo intro è l'atmosfera che va a creare, sia a livello di luci, sia a livello di sonorità, sia con la sua voce così eterea, veramente sembra un angelo. Riesce veramente già a catturare la tua attenzione e a catapultarti in questo mondo magico. Questa è una canzone dal sapore gospel, ok? Anche se ha fraseggi molto pop, però sì, è un brano gospel a tutti gli effetti, anche proprio per il significato delle parole, che sembra quasi un inno alla fede, ok? Che può essere una fede religiosa, ma anche semplicemente la fiducia in se stessi, ok? E quindi ha un testo molto motivazionale, ok? E quindi anche questa atmosfera che si crea all'inizio è perfettamente funzionale a questo brano, che poi cresce di intensità, quindi questa pacatezza iniziale si trasforma in energia, in grinta, in determinazione, ok? E lei è bravissima ad accompagnare tutto questo con la voce, quindi qua all'inizio sta cantando in maniera leggera, eterea. Adesso ascoltiamo la prima strofa, che è tutta cantata in questa maniera molto delicata. When I'm down and all my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. Questo With Me che ha fatto sussurrato, aspettando, quindi rallentando e lasciando questa pausa a effetto prima di pronunciare quest'ultima frase, è pazzesco. Qui si vede proprio la capacità di soppesare i silenzi, i respiri e interpretare tutto in maniera magistrale. Guardate com'è concentrata, con lo sguardo, con la mimica facciale, con la voce, è completamente assorta e rapita lei stessa dal brano che sta cantando e dalle parole, quindi sta soppesando il significato delle parole, che è una cosa importantissima, soprattutto in un brano del genere, ok? Ma in generale, ok? Quando canti una canzone devi veicolare un'emozione, un significato, e lei lo sta facendo benissimo, veramente brava. Mi piace moltissimo questo timbro angelico, leggero, soffiato, un po' arioso volutamente, con questa massa leggera, perché sta cantando veramente a massa leggerissima, ok? Brava, veramente molto brava. Andiamo avanti. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong. Ok, avete sentito che quando è partito il ritornello ha reso il suono un po' più pieno, ma rimanendo comunque delicata, quindi è entrata un po' più nel mix vero e proprio, ok? Per mix intendo la voce mista, ok? Ehm, Togliendo aria rispetto al timbro che aveva utilizzato prima nella strofa, e quindi comprimendo un po' di più, migliore adduzione cordale, va anche a gestire, a creare più risonanza, ok? E il suono diventa un po' più pieno, un po' più risonante, ok? È molto efficace questa cosa perché crea questo slancio, questa dinamica sul ritornello che cresce. Andiamo avanti. When I am on your shoulders, you raise me up to more than I can Bellissimo.
Ok, avete sentito quanti cambi di registro che ha fatto? Sono tutti passaggi da voce piena a falsetto, continui, ok? Lei comunque è sempre in voce mista nel fare questa cosa, ok? Lei volutamente va ad enfatizzare questi passaggi per creare un effetto stilistico. Pazzesca, non perde mai il controllo, ha un controllo del fiato incredibile, un controllo proprio meccanico delle sue corde vocali e delle posizioni che continua a cambiare su ogni frase rimanendo però perfetta. Qui sta cantando dal vivo e ha un'intonazione pazzesca, bellissimi anche questi fraseggi che fa, che crescono verso l'alto, verso l'acuto, e qui sta crescendo anche l'intensità, cresce l'intensità anche dell'arrangiamento, e anche lei sta cantando in maniera più incalzante. E qua sentiamo, qua va veramente, rimane sempre in mix, ma questo mix diventa più pieno. Ascoltiamo bene. Ma avete sentito quanti colori e quante posizioni che ha cambiato solo in quest'ultima parola che ha detto? Ok, è partita da un suono molto più verticale e rotondo per poi andare a cambiare registro, poi ritornare in voce piena, poi andare a schiacciare di più il suono, portare sugli zigumi. Vedete anche la bocca come si muove continuamente, non tiene mai la stessa posizione identica, ma va a muovere il suono per enfatizzare alcune frequenze piuttosto che altre in base alla frase che sta cantando e in base all'emozione che vuole comunicare con la sua voce. Veramente incredibile. Cambi di tonalità. Wow. Bravissima, guardate la bocca, è perfetta perché qua non dice you raise me up, non dice una dice una qua lo fa apposta per dare questo, per enfatizzare intanto le frequenze basse, perché così il suono sembra più di petto, anche se non è mai di petto, ok? Sembra di petto ma non è di petto, ok? Sempre in voce mista, è in consonanza mista, sempre, ok? La consonanza mista sta qui, non sta nel petto, ok? Eppure sembra di petto perché arrotonda il suo suono e va a enfatizzare queste frequenze gravi. Bravissima, invece in altri punti va a fare il contrario, rende tutto molto più orizzontale e va a enfatizzare le frequenze più acute, quindi dipende sempre da cosa sta cantando. Qua, bravissima, e guardate, zero sforzo, veramente incredibile. Volevo anche notare la sua pronuncia in inglese, veramente impeccabile, veramente incredibile, bravissima, sembra veramente madrelingua, brava. E questo è importante perché dà un senso proprio più diciamo, professionale, no? a quello che stai cantando. Quando sento alcune pronunce un po' maccheroniche non mi, non mi esaltano, invece lei è bravissima su questo, wow. Continuiamo. Wow. Pazzesca, qua veramente ci sono stati dei cambi di tonalità e anche l'arrangiamento è diventato, sembra quasi jazz, una cosa incredibile, tutte queste modulazioni
che lei segue con la voce è una cosa pazzesca. Ha fatto anche una nota particolarmente alta, la vorrei andare a riascoltare per capire che nota ha fatto, per curiosità. Questa, vediamo. Oh, l'ho presa al primo colpo come al solito. Allora, sì, questo è un Fa 5. Wow, ok, qua sembra un belting perché ha questa componente di voce piena e ha questa componente di twang anche, ok? Questo suono tagliente, ok? Quindi enfatizza le frequenze acute, quindi va a scoprire gli zigomi e va a proiettare molto verso l'alto. Qui e in avanti. Qui però, se per belting intendiamo un suono che ha queste caratteristiche, quindi questa qualità vocale, viene subito, diciamo, smentito dal fatto che poi inizia il vibrato. Quando c'è il vibrato non è già più belting, perché il belting richiede come qualità vocale un suono dritto, fermo, ok? Qui invece va a vibrare, quindi va ad alleggerire il suono nonostante rimanga pieno e potente, quindi sì, possiamo chiamarlo belting se volete, però non è un belting puro, ok? È un suono in voce piena, in acuto, però comunque addolcito, ammorbidito. Tra l'altro lei qui è sempre comunque in mix, ok? È sempre in mix estremo, che è quello che insegno io col metodo che seguo, Extreme Mix Voice, quindi è un mix in voce piena, in acuto, quindi la voce è sempre piena, è sempre collegata, grazie a una tecnica che si impara e lei lo sa fare veramente benissimo. Andiamo avanti e vediamo un po' che succede dopo. Qua il coro pazzesco, veramente mi piace moltissimo questo arrangiamento. Continuiamo. Ok. Interessante che qua, quando dice B, tiene la bocca come se fosse una E. Ok, anche questa è padronanza delle pronunce delle vocali, ok, della modifica delle vocali. Qua in acuto non possiamo tenere le stesse posizioni delle vocali come quando cantiamo le note gravi, non può essere, ok? Non ci può essere la stessa posizione di quando parliamo, ok? Qui la frase sarebbe more than be, ok? Invece lei dice more than be. E guardate come tiene la lingua, rimane comunque sollevata, ok, per cercare un po' la formante della I, però pronunciando comunque una E, perché altrimenti qua diventerebbe un suono molto piccolo e molto schiacciato e non le darebbe la possibilità di ottenere un suono così potente e pieno, ok? Veramente brava, bravissima, non perde mai il controllo della situazione. Qua ha coperto un po' più il suono su questo ultimo up. Sentite come a volte apre di più e a volte copre di più, ok? È brava, si muove continuamente, continua con questi cambi di registro pazzeschi, è veramente, veramente brava. Mi potete dire per favore chi è questa persona che si vede, che lo inquadrano spesso? Lui chi è? Non lo so, scusate la mia ignoranza, non so chi sia, però lo inquadrano molto spesso, forse è il compositore della canzone, magari non lo so. Vabbè, fatemelo sapere nei commenti. E questi stop che ci sono qui sono incredibili perché danno una carica pazzesca. Dopo ce ne sono altri, se non ricordo male, adesso riascoltiamo. Bellissimo questo rallentato e sembra che la canzone rallenti, poi in realtà poi riparte per concludere questo brano incredibile. Sì, diciamo che cambia un po' il ritmo qua, però mi piace moltissimo lei che rimane da sola e ricarica il tempo per tutta la parte orchestrale. Wow.
quegli acuti in cui rimane da sola sono ancora più enfatizzati da questa cosa, ok? Il fatto che l'orchestra si fermi e lasci lei da sola sull'acuto è una cosa incredibile. Mi piace moltissimo questo arrangiamento. Qua ha fatto la nota più alta in falsetto, chiaramente anche qua volutamente, perché lei avrebbe potuto farla in voce piena tranquillamente, però qua per colorare questo passaggio, anzi è anche più difficile in realtà farla in falsetto così in alto. Vediamo che nota era. Credo che sia questo La 5, vediamo un attimo. Sì, La 5. Wow. Avete sentito che queste A le ha aperte di più? Anche questa è una scelta stilistica perfettamente consapevole. Wow. Ok. Bravissima. Wow, quindi chiude su questo Fa diesis 5, pazzesco, veramente perfetta, un'esibizione perfetta, mi è piaciuta moltissimo, mi fermo qui, grazie per avermi consigliato questa esibizione. Fatemi sapere nei commenti quale potrebbe essere la prossima reaction su So Young e non solo. Bene, grazie per aver visto questo video, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale se volete supportarmi, se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati. Grazie anche allo sponsor di questo video, SuperProf, trovate in descrizione il link di affiliazione. Ci vediamo al prossimo video, ciao!